Ciao a tutti amici di Guidrive e benvenuti in questo nuovo video. Dietro di me c'è una Golf, piuttosto classica, ma siamo venuti a trovare gli amici di Volkswagen Centrum Bari perché gli è arrivata una vettura molto interessante. Sempre Golf, sempre ottava generazione, sportiva, o meglio, un ottimo compromesso per avere un'auto sportiva. Sto parlando della GTD. Entriamo subito all'interno dello showroom e scopriamolo insieme. Ci troviamo all'interno dello showroom di Volkswagen Centrum Bari dove ci stanno ospitando oggi. Questa però ovviamente non è la Golf GTD ottava generazione, è sempre una Golf ottava generazione, piuttosto elegante, con un allestimento anche tranquillo, se vogliamo dal punto di vista dell'aggressività, ma qui alle mie spalle troviamo finalmente la ottava generazione di Golf 8, nell'allestimento che più ci interessa, appunto GTD. Partiamo dalle prerogative estetiche che la distinguono. Perché? Perché la fanaleria è rimasta la stessa, con questo sguardo accigliato, molto sviluppato verso la parte bassa del frontale, ma appunto nella parte bassa del frontale troviamo una bocca spalancata con una calandra a design anello d'ape, diciamo, con una prerogativa che ricorda molto la nuova generazione di sportive Golf, quindi la GT e la R, con i fendinebbia nella parte bassa che formano quasi una bandiera a scacchi quando sono accesi, a contrasto ovviamente con la griglia nera. A proposito di elementi neri a contrasto, abbiamo questo baffo inferiore a forma di C che unisce un lato all'altro della vettura, sempre nella parte inferiore, ma appunto tornando su, questa è l'aggressività dei gruppi ottici, tra l'altro con tecnologia IQ Light. Parliamo di dei LED Matrix con una fascia che corre per tutta la superficie di questa griglia molto sottile. Al centro c'è il classico logo Volkswagen, molto interessante, con questo contrasto con il nero lucido, ma anche il badge GTD che va un po' a ricordarci di quale vettura stiamo parlando. Tra l'altro l'auto non si vergogna di mostrare i suoi muscoli. Guardate un po' le nervature aerodinamiche con la forma del cofano, molto interessante. Siamo arrivati però ovviamente nella parte laterale, prima o poi dovevamo arrivarci, dove voglio mostrarvi un po' questi bei cerchi dal design bicolore, quindi questo nero con il colore alluminio. Parliamo di pneumatici 235 R19, pinza rossa per quanto concerne i freni, e la vista laterale di questa vettura è la seguente. Parliamo di 4,30 m di lunghezza, un passo di 2,60 m circa. Dopo chiaramente andremo a sederci all'interno della ottava generazione di Golf per capire un po' gli spazi e gli ingombri. Arriviamo nel posteriore, vista tre quarti. Tra l'altro ci sono delle belle piante intorno alla vettura. Questa è la vista posteriore della macchina, con i gruppi ottici anche qui rivisti per l'ottava generazione, ve ne abbiamo parlato in tanti dei nostri video, il badge GTD al centro, quindi prerogativa di questa vettura, e il posteriore abbastanza aggressivo. Chiaramente c'è stato un lavoro di design e di pulizia con tutta questa superficie che non presenta nient'altro se non appunto il badge di Volkswagen, che nasconde anche la maniglia nascosta del baule, però ve lo farò vedere fra un po'. E in basso il doppio scarico laterale sinistro per la versione GTD. In alto infine troviamo lo spoiler, uno spoiler che va a terminare con una superficie leggermente rialzata e anche una parte, un deflettore nero nascosto dall'1.8 stesso. Qui abbiamo tra l'altro lo sportellino per il diesel e la D-Blue. E voglio farvi vedere ulteriormente la vettura nella sua vista tre quarti. Perché? Perché ci hanno dato anche le chiavi chiaramente per aprirla. Ecco la chiave della ottava generazione di Golf. Potrebbe sembrare a sfioramento come tanti degli elementi che troveremo all'interno di questa vettura, ma non lo è, perché ci sono dei piccoli pulsanti nascosti, occultati, che ci permettono di aprire la macchina. Come avete visto c'erano gli indicatori LED dinamici della vettura. Ora la vettura chiaramente è stata sanificata perché ci troviamo in concessionario. Qui tra l'altro abbiamo il nome lettering di Volkswagen. È arrivato il momento di salire a bordo. Saliamo a bordo della vettura. Come vedete c'è il tagliandino della sanificazione, lo spostiamo un secondo perché siamo autorizzati a salire sulla vettura. Tra l'altro abbiamo all'interno della maniglia porta un LED di cortesia, molto utile di notte, e questo è il primo impatto con l'abitacolo della Golf 8 GTD.
direi di sederci subito all'interno per analizzare un po' questo bell'abitacolo. Abbiamo, partendo da sinistra, un pannello porta con dei materiali piuttosto piacevoli al tatto, plastiche soft touch dalla buona qualità se vogliamo, al centro una fantasia nido d'ape che va a riprendere un po', guardate, tra l'altro abbiamo l'illuminazione ambientale, va a riprendere il design della griglia nido d'ape esterna della calandra bassa, tessuto morbido, abbastanza piacevole. Qui la plastica si fa un po' più dura per arrivare ad una certa croccantezza, come si suol dire qui su YouTube, nella parte bassa. Abbiamo i controlli dedicati all'apertura dei 4 finestrini elettrici, i controlli per gli specchietti e anche la chiusura delle portiere con la maniglia qui. Ma la parte più interessante di questa vettura è davanti agli occhi di chi guida. Il volante. Ritroviamo il logo lucido di Volkswagen in piccolo, il volante in sé ha delle dimensioni piuttosto generose, una bella impugnatura in pelle traforata e un fondo semipiatto, diciamo arrotondato, con un badge GTD e anche una fantasia che racchiude 3 elementi su questo volante, perché abbiamo la pelle, parte centrale anche, nero lucido qui, non temete perché a breve vi farò vedere per bene come funziona, e anche una cornice interna per quanto riguarda l'alluminio del volante. L'abitacolo è semplice, se vogliamo, delle linee piuttosto nette che si ritrovano anche nel tunnel centrale, ma appunto qui vedo un pulsante engine start stop, quindi accendiamo il quadro, per fortuna ho le chiavi in tasca. E questo è tutto il cockpit digitale della vettura, un sistema che si chiama InnoVision perché abbiamo 2 schermi paralleli, entrambi con una diagonale da 10,25 pollici. Nel frattempo si è acceso l'infotainment con il nome della vettura che stiamo guidando o comunque su cui siamo a bordo. Direi di abbassare subito il volume, vi faccio vedere un'anticipazione con lo sfioramento qui sullo schermo. E davanti ai nostri occhi appunto il quadro strumenti completamente digitale. Abbiamo tutte quante le strumentazioni dedicate alla velocità, ai giri del motore, la marcia inserita nel cambio automatico, tutte le spie relative ai servizi e anche agli ADAS. Al centro abbiamo l'orologio, ma non mi voglio focalizzare troppo perché sicuramente vi porteremo in un nostro consueto focus infotainment. Ma vi avevo anticipato, questo volante si illumina perché abbiamo dei pulsanti retroilluminati che funzionano con la tecnologia dello sfioramento. Guardate un po'. Sto cambiando stazione e da qui, ve lo faccio vedere anche nel display digitale degli strumenti, alzo il volume andando semplicemente a sfiorare. Tra l'altro molto interessante il fatto che, spero si senta, abbiamo un certo feedback che lo fa funzionare sia come sfioramento sia come pulsante, con un minimo di feedback aptico che però si spegne quando la vettura è spenta e passa al funzionamento unicamente della parte centrale, sempre a sfioramento. I pulsanti però capiamo un po' quali sono. Abbiamo quelli dedicati al cruise adattivo con la distanza dal veicolo che ci precede, il limitatore, pulsanti dedicati al controllo vocale e ai media e in generale la configurabilità di questo schermo davanti ai miei occhi. Tra l'altro ulteriori pulsanti nascosti li troviamo qui dietro, con una zona dedicata all'accensione dell'illuminazione esterna. Diciamo, bisogna fare un po' l'abitudine a questo sistema, dato che comunque, ecco, ho acceso le ventole, dato che comunque è completamente touch e quindi potrebbe un attimino distrarci. Quindi, come vi consiglio sempre, anche se fosse con pulsanti fisici, aggiustate i parametri della guida della vostra vettura prima di partire, per stare sempre in condizioni di totale sicurezza. A proposito di clima, dato che l'ho acceso, il clima si controlla dalla parte centrale. Abbiamo un pulsante a sfioramento privo di feedback aptico, che ci porta nel sistema infotainment della vettura e che si può spegnere da questo pulsante in alto. Chiudiamo la finestra del clima, chiudiamo tutti i messaggi che ci sono arrivati e questa è la visuale del sistema stesso, con tanti widget, sistema a sfioramento, navigatore e tra l'altro qui in basso, oltre all'assist che ci mostra gli ADAS della vettura, interessantissimo. Questo pulsante praticamente è l'home button classico degli smartphone. Oltre al pulsante per tornare al menu, guardate un po', abbiamo acceso la retrocamera perché c'è una P di parcheggio, però ripremendolo si torna al menu.
Il pulsante abbiamo dedicato al clima, l'hazard e anche mode per quanto riguarda i driving mode. Ora, questo è interessante, ve lo faremo vedere più nel dettaglio, ma abbiamo modalità eco, quindi quella più parsimoniosa. Ho aperto il clima per sbaglio, vogliate perdonarmi. La modalità comfort, vedete come cambia? E cambia anche qui la colorazione, è diventata rossa. Si riflette una strada di campagna invece che una più green, se vogliamo, con una paleoliche e le colline di Windows. Sport, c'è una pista con i cordoli, perché a breve vi parlo delle prestazioni della vettura, sono importanti, diventa di nuovo rosso, e anche tutto il display diventa rosso. Oltre a questo, individual, che trasforma un po' il sistema in giallo / oro. Chiudiamo la finestra e abbiamo appunto anche l'impianto tutto in colorazione oro. Possiamo tra l'altro andarci a settare telaio, sterzo, sound del motore e quant'altro, ma ve ne parlerà il nostro Bart nello specifico Focus Infotainment in cui vi porterà. Torniamo all'estetica della vettura. Abbiamo bocchette che corrono con questo design orizzontale per tutta la superficie della plancia e vanno ad incontrarsi nel termine, insomma, accanto allo sportello. Abbiamo superfici morbide in plastica anche qui, illuminazione, non so se si riesce ad intravedere, parte in plastica e plastiche leggermente più dure nella parte inferiore. Al centro abbiamo il tunnel centrale con 2 prese USB-C, il nome Golf, vedete, un vano per separare magari 2 smartphone con la piattaforma classica e la piattaforma ad induzione per la ricarica wireless. Indietreggiando un po', vi mostro un piccolo vano dove magari riporre gli spiccioli, engine start stop per accendere il motore, park, il selettore del cambio automatico shift by wire, perché quest'auto è disponibile con un cambio DSG a 7 rapporti, quindi il classico fluidissimo doppia frizione del gruppo Volkswagen, l'e-brake e anche l'auto hold. Tra l'altro qui una piccola chicca, ci mostra come nella parte dedicata alla ricarica wireless delle chiavi e al cup holder abbiamo una 12 volt, ma anche questo pulsante. Beh, a cosa serve? Vi do 3 secondi per indovinare. Non so se ce l'avete fatta, fatemelo sapere nei commenti, ma guardate un po'. Ci mostra e ci apre soprattutto uno sportellino dedicato ad un bicchiere magari più piccolo rispetto ad una classica bottiglia. Ora spegniamo il quadro perché l'auto sta per entrare in risparmio, l'auto ci saluta con un bel arrivederci e continuo a mostrarvi qualcos'altro degli interni. Sedili molto avvolgenti, ve lo posso testimoniare dalla mia posizione, fantasia, se vogliamo, scozzese con fianchetti in alcantara. Qui sotto spero si riesca a vedere, ma il vano è ricoperto in moquette, quindi non è solo plastica ma è moquette. E poi in basso chiaramente la pedaliera con soli 2 pedali e l'appoggio per il piede sinistro, dato dal fatto che l'auto ha il cambio automatico controllabile da questi pedal qui dietro. Cos'altro posso mostrarvi? Abbiamo un vanetto sotto il poggiabraccio che può essere regolato in altezza e riportato nella sua posizione più bassa andando tutto in su, la plafoniera dedicata al controllo dell'illuminazione e in questa versione tra l'altro abbiamo anche il tetto apribile. Ora, io chiaramente mi sono seduto a bordo della vettura con il sedile tutto indietro, ora però lo setterò nella mia classica posizione di guida. A testimonianza vi faccio anche vedere con la leva manuale che lo sto facendo in maniera realistica, in modo tale da potervi testimoniare di nuovo come si sta nel vano posteriore, insomma nella parte dedicata ai passeggeri posteriori. Saliamo a bordo, vi faccio vedere anche da dietro come sono avvolgenti, come sono quasi bucket, quindi da corsa, a guscio, questi sedili della versione GTD. Anche qui la fantasia scacchiera e anche qui l'alcantara nella parte interna e il tessuto in quella esterna. Sediamoci all'interno. Allora, prima impressione, ingresso a bordo facile, non ho avuto alcun tipo di problema salendo. Anche lo spazio interno è molto, perché i 2,60 m di passo di questa Golf 8 sono più che sufficienti. Abbiamo l'illuminazione per i piedi, ma un dettaglio che mi ha colpito prima di passare ad una, diciamo, generale vista di questi interni posteriori, voglio mostrarvi che qui abbiamo a disposizione una tasca, anzi 2,
dove poter riporre, ad esempio, ve lo faccio vedere in live, il mio telefono. Guardate un po', ho messo il telefono qui, mi faccio il mio bel viaggio, anzi lo metto al contrario, così se mi dovesse arrivare una chiamata o una notifica posso vederlo. A proposito di telefoni, chi siede dietro ha a disposizione 2 prese USB-C, è un po' buio ma penso si vedano. Qui abbiamo i pulsanti che in combinato con le ventole ci fanno regolare la temperatura fredda o calda del vano posteriore, e il tunnel centrale che, va detto, è un po' alto. Guardate un po' la mia mano, viene quasi totalmente a corrispondere con l'altezza del tunnel centrale, ma voglio dire, in auto di questo segmento è una prerogativa abbastanza comune. Anche qui dietro, tra l'altro, i sedili risultano avvolgenti soprattutto nella parte della seduta, non quanto quella dello schienale, insomma, e anche qui si ritrovano elementi di design simili a quelli dell'anteriore, se non fosse che qui le plastiche diventano generalmente più dure anche nella parte superiore. Rimane in tessuto il poggiabraccio, anche la maniglia è in plastica, e si ritrova anche qui in basso, guardate un po' dove c'è la mia mano, un vano per riporre magari bottiglie o accessori vari in moquette. La vettura è abbastanza spaziosa e ariosa, qui abbiamo il tetto apribile chiaramente nella parte anteriore, ma qui dietro lo spazio per la testa è veramente tanto, e al centro abbiamo un poggiabraccio con 2 portabicchieri e l'accesso al baule posteriore, baule che vi mostro prima della fine di questo video, promesso. E guardate un po', la vista dell'abitacolo da dove mi siedo attualmente, da dove siedo, è abbastanza ariosa, forse toglie un po' il fatto che i sedili hanno questa forma a guscio, quindi non hanno un poggiatesta a parte che ci mostra un po' d'aria nella parte intermedia, però tendenzialmente non penso proprio di stare in una vettura, definiamola claustrofobica, ecco. Tutto sommato molto ma molto valida anche la parte posteriore. La qualità costruttiva in generale dei materiali interni è piuttosto buona, non si sentono scricchioli, appunto prettamente in plastica, però ben assemblati e ben scelti, per una vettura che vi dico ha delle prestazioni niente ma niente male. La GTD infatti monta un motore 2000 4 cilindri turbo diesel da 200 cavalli e 400 Nm di coppia massima, veramente eccezionale come dato, che riesce a far spostare una vettura che pesa 1465 kg in ordine di marcia, a farla arrivare fino a 245 km/h di velocità massima con uno 0-100 di accelerazione in 7,1 secondi. Chiaramente questa vettura sa essere divertente con la modalità sport, è dotata di differenziale elettronico, l'assetto risulta più sportivo e il sound può essere migliorato sempre in modalità sport o comunque individual, ma sa anche essere piuttosto economica a livello di consumi, perché i consumi dichiarati dalla casa nel ciclo combinato sono di 5,2 litri per una percorrenza di 100 km, quindi niente ma niente male. Ora però torniamo all'esterno perché voglio farvi vedere l'ultimo dettaglio di questa vettura prima di salutarci, ossia il baule. Si apre con questo classico sistema, un baule che sembra assistito, molto leggero in apertura, e a breve vi faccio vedere anche in fase di chiusura. Non è disordine, questi sono il mio zaino e il mio giubbotto, ve li ho piazzati qui per darvi un po' di contesto. Sedili con frazionabilità 40-60, una superficie piuttosto regolare con gancio anche in alto, e non solo. Sposto un attimo le mie cose per mostrarvi che da questo lato abbiamo una presa 12 volt e anche un LED di cortesia sulla parete destra del baule, un gancio in alto anche qui. In basso invece abbiamo la maniglia per il doppio fondo per modulare la soglia di carico più in basso, una soglia di carico che non è eccessivamente alta, quindi permette di riporre i propri bagagli in maniera piuttosto confortevole, quindi direi che quest'auto è promossa anche da questo punto di vista con i suoi 375 litri di partenza del baule. Da qui abbiamo da un lato ma anche dall'altro il posizionamento della mano per abbassare il baule, che sembra solido nel suo assemblaggio e nella sua qualità, ma è molto ma molto leggero da chiudere. Mi trovo di nuovo fuori dallo showroom, per fortuna ho potuto togliermi la mascherina adesso perché sono praticamente da solo e siamo all'esterno. Dentro dovevo averla, ragazzi, mi raccomando, sempre mascherina su in tutti i concessionari che andate a visitare
dove vi andate a fare dei preventivi magari, e sono tornato, come potete vedere, dalla Golf dell'intro di questo video. La Golf GTD che vi ho mostrato parte chiaramente da un prezzo importante, 41.000 euro, per la precisione 41.650 contro i 26.000 circa del prezzo base di una Volkswagen Golf ottava generazione. Ora voglio sapere da voi i vostri pensieri qui sotto nei commenti, se l'auto vi piace. Se volete qualche curiosità nei prossimi video, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e di cliccare sul campanello, perché il nostro Bart vi porterà in un video focus sulla tecnologia di bordo della Golf di ottava generazione, infotainment e tutta la tecnologia che lo accompagna, e inoltre come fare per restare aggiornati con tutti i nostri contenuti. Vi basterà cercarci digitando wedrive.tv praticamente dovunque su internet.